Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo prima di tutto con le vostre energie, poi vedremo i segni della carriera attenzionale, l'amore, il lavoro e le finanze. La vostra settimana si apre con una fase di valutazione, di riprogrammazione o anche di ripartenza. Essendoci il bivio, spesso si riferisce a varie alternative, possibilità, trovarsi in una situazione dove bisogna prendere una decisione importante, fare delle scelte. Se ci sono dubbi e perplessità, meglio fermarsi in un attimino, fare un po' un ricalcolo del nostro percorso in qualsiasi situazione, ovviamente può essere in ambito sentimentale, potrebbe essere anche lavoro o strettamente personale. Quindi può essere proprio quella fase decisiva che vi permetterà di seguire poi le indicazioni giuste. Le indicazioni giuste in realtà possono venire soprattutto dal vostro cuore. Ovviamente alcune cose devono essere curate, ci vuole chiarezza dentro di noi, seguire quell'istinto, quella passione e anche cercare conciliazione, pacificazione, questo potrebbe essere il momento giusto. Non solo per le questioni sentimentali e relazionali in genere, riguarda anche seguire quello che ci dice il nostro cuore, soprattutto se abbiamo delle passioni, delle idee, un qualcosa che vogliamo realizzare per noi stessi. Seguire e ovviamente valutare, verificare, c'è la carta della lettera, soprattutto ha a che fare con le comunicazioni, quindi sia quelle che riceviamo sia quelle che noi vogliamo dare, quindi sia la nostra espressione, quindi non solo attenzionare chiamate, messaggi vocali, qualsiasi cosa riguarda appunto la comunicazione. Direi che può essere una settimana abbastanza importante per voi per stabilire nuove intenzioni, nuovi propositi o riportare nel vostro cuore sia maggior chiarezza, maggior fiducia e desiderio di spingere i vostri sogni, i vostri desideri in avanti. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci e abbiamo anche un po' quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ovviamente andando a parlare di queste indicazioni ci sono alcune che possono far riferimento, anzi potete adattare alle questioni di amicizia e di famiglia. Partiamo con questo bucaneve. Spesso ci porta a delle novità o un qualcosa che può essere interessante, soprattutto per risvegliare i rapporti, le relazioni e anche delle novità, magari muoversi piccoli passi verso nuove intenzioni, nuovi propositi da realizzare. Ovviamente quando saltano fuori alcune cose poi ci deve essere conciliazione, ci deve essere confronto e accettazione reciproca. Le emozioni possono essere abbastanza forti, abbiamo visto già la presenza del cuore, una fase di incertezza che però potrebbe trovare la soluzione giusta e il percorso giusto. L'orchidea è fortemente, diciamo, passionale come carta. Non mi riferisco solo all'intimità, mi riferisco ai desideri in genere, a un qualcosa che può attirare la vostra attenzione, a un desiderio forse anche di trasgressione di qualcosa di diverso dal solito. Ci può stare magari che
coppia si ha la possibilità e il desiderio di cambiare la vostra routine, magari è proprio quel piccolo piccolo cambiamento, quel passettino che vi porterà nuova gioia, nuova motivazione e anche per le situazioni più complesse di andare a migliorare. Questo per i single che cosa vuole dire? Che qualche segnale di interesse, qualche novità, forse anche una conoscenza, ma non solo, il segnale di interesse può riguardare anche vecchie situazioni, quindi qualcuno che torna a far capolino, qualcuno che vuole tastare un po' il terreno, provocarvi, stuzzicarvi, ecco qui che l'orchidea prende quell'accezione un po' più di tentazione, di trasgressione, di voler forse ottenere qualcosa di più specifico da voi anche a livello fisico. Dipende se è un vostro desiderio, dipende se volete accettare anche un'avventura o un'attrazione, un coinvolgimento che poi può sfociare in qualche altra cosa, insomma, successivamente. E adesso procediamo con l'ambito lavoro e finanze. Troviamo la carta fedeltà, poi la carta della morte non deve spaventare assolutamente, perché essendo comunque circondata da carte abbastanza positive, quindi vuol dire che c'è cura, attenzione e dedizione, tanta pazienza che riuscirete a sfruttare per portare in conclusione qualcosa. Mi viene in mente a tutte quelle persone che comunque hanno degli impegni da portare avanti, hanno delle cose da concludere, un lavoro nello specifico o c'è qualcosa da sistemare appunto prima di procedere in altre situazioni e allora quindi c'è questa possibilità. Anche direi un po' chi è in ritardo sulla propria tabella di marcia con i propri propositi e allora qui finalmente c'è una svolta decisiva. Poi ci sono anche delle situazioni che effettivamente sì, si vanno a chiudere se ci sono delle proposte, delle cose che state valutando. Magari alcune cose non sono totalmente chiuse, si possono fermare, bloccare momentaneamente per vicissitudini varie e poi riprendere successivamente. Altrimenti queste possono portare qualche novità che devono essere valutate, infatti l'abbiamo visto, occhio alle comunicazioni, occhio anche ai documenti, alle proposte, anche a quello che voi volete comunicare, magari ci sono dei solleciti da fare, delle richieste specifiche, eccetera. Quindi qualsiasi cosa prima di muoversi, prima di fare e dire, ecco che la morte vi sta comunque dicendo prendetevi un attimino, un po' in silenzio per decidere bene che cosa fare, perché potrebbe essere un passaggio decisivo per voi. Poi c'è la carta della casa, per certi aspetti può dire nuova energia, perché si ha la possibilità di staccare un po' la spina, di riposarsi o anche proprio prendersi il tempo per valutare alcune cose. Come vedete tante cose sono impostate proprio su una nuova energia, quindi è ovvio che se siete abbastanza scarichi dopo una fase abbastanza impegnativa, allora finalmente c'è l'opportunità di riposarsi, altrimenti magari ci sono quelle cose, come vi dicevo, che si stanno man mano sviluppando e allora comunque ci si deve fermare a fare un'attenta analisi e io direi che questo vale anche e soprattutto per chi è alla ricerca, perché queste proposte, queste nuove occasioni probabilmente si andranno a sviluppare successivamente, ma in qualche modo si deve fare ordine e chiarezza proprio adesso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!